Sol. Solo Sombra. No, mejor Sombra, aveva deciso poi Trini, la mia amica spagnola che per il mio battesimo al rito della corrida aveva scelto il posto migliore. Per quello che io reputavo uno spettacolo di folle rischio per un uomo e atroce sofferenza e la morte per l'animale. Seduta all'ombra aspettavo che questo spettacolo che sconvolgeva la mia sensibilità avesse inizio. Sì, la corrida dei toro stava per iniziare. Timballo, clarino e le danzatrici di flamenco annunciavano l'ingresso dei matadores e delle rispettive squadre di picadores e banderilleros nell'arena. Soffrivo per quella che sarebbe stata la sorte di quel primo toro che di lì a poco sarebbe entrato nell'arena. Bello, maestoso, imponente e furioso nelle sue cariche al torero. Un toro bravo, come si chiama il toro da corrida. Un toro di circa 600 kg che, seppur spaventato dalle urla e dalle olee della folla, recitava la sua parte in questo spettacolo tragico nella lotta tra uomo ed animale, che a detta di molti è impari per l'animale. Commovente e straziante fu la lotta rabbiosa di quel primo toro contro i due picadores, i cavalieri che cavalcavano un cavallo protetto e bardato da una sorta di armatura medievale, che armati di lance con manico di legno e punta di acciaio di almeno 10 centimetri, con maestria e coordinazione ne martoriavano il dorso, straziandolo e facendo sì che fiumi abbondanti di sangue purpureo sgorgassero e ne ghirmissero quel dorso possente. Quasi non riuscivo a guardare quello che dicevano essere uno dei tercios della corrida, ma che a me sembrava una vera e propria carneficina. Eppure qualcosa mi impediva di chiudere gli occhi. Forse era insana curiosità, forse la mia anima nera che mi induceva a guardare quella lotta fino alla fine. Poi fu la volta dei banderilleros, che conficcarono nel dorso dell'animale 6 banderilas, aste decorate. Non fu certo azione priva di rischio per gli uomini, dal momento che il toro non rinunciava a tentare di incornare anch'essi. Mi colpì il coraggio e la destrezza di questi uomini che svolsero con successo il loro compito. Tutti i movimenti di torero, picadores e banderilleros erano salutati dalle olee del pubblico. Il tempo sembrava essersi fermato. In me albergavano sentimenti di eccitazione, curiosità, tristezza e orrore per quella terribile lotta contro quel maestoso animale. Era arrivato il momento del tercio della morte, o de muerte. Il presidente sventolò il suo fazzoletto per dichiarare l'inizio della faena finale, nella quale il torero avrebbe dovuto finire il valoroso animale. Fu la parte più, forse emozionante per il pubblico, ma più straziante per me. Sebbene avessi udito che il torero aveva invocato la sua letale e temibile spada e quindi potevo immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco, non riuscivo a chiudere gli occhi. Era come se la mia anima nera mi impedisse di farlo, come se essa rivendicasse il bisogno arcaico di vedere la fine di quel valoroso animale. Ammirai il coraggio del maestro, quest'altro appellativo del matador professionista, che immobile di fronte al toro, con una mano teneva la muleta, il drappo di stoffa rossa per distrarlo, con l'altra impugnava la spada puntandola diritto verso un punto del dorso del toro, un punto vitale, perché se la stoccata fosse andata a segno preciso ne avrebbe trafitto cuore e polmoni e quindi causato la morte in modo assolutamente repentino. Tuttavia, il colpo doveva essere vibrato con forza e molta precisione, provocando altrimenti la sofferenza dell'animale. Il colpo doveva... Il colpo fu vibrato, preceduto da un forte urlo del matador, preciso e potente,
Vidi l'animale, dopo interminabili secondi, accasciarsi al suolo con quella spada affondata fino all'elsa del dorso. Vedevo lo sventolare dei fazzoletti bianchi che decretavano il taglio di orecchie e coda dell'animale in segno di premio per il matadore della sua squadra. Sentivo il pubblico festante e gioioso a salutare il coraggio del trionfo dell'uomo urlando «Olè, olè, olè!». Io ero lì, in piedi, immobile, a guardare quel toro morente, il cui corpo era privato di orecchie e coda. L'uomo aveva trionfato, la bestia era vinta. Al matadore onore e gloria, al toro o a quello che di esso rimaneva. Il giro dell'arena in segno di riconoscimento per il suo valore. Nel mio cuore sgomento e tristezza per la fine di quel nobile toro. Nelle mie membra adrenalina e eccitazione per quello spettacolo dove si celebravano vita e morte. Nella mia mente, il rispetto per questa sacra tradizione del popolo iberico, ma soprattutto la speranza. Sì, la speranza che in futuro le regole di tale rito possano cambiare e che non debba celebrarsi la morte, ma solo la vita.